Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2023. Il giudizio, amici dei pesci, periodo di presa di consapevolezza, periodo di comprensione, periodo di risveglio. Normalmente è una carta associata al risveglio spirituale, alla chiamata proprio di tipo spirituale, quindi per qualcuno potrebbe essere un momento dove si decide di cambiare rotta nella propria vita, o potrebbe anche fare riferimento a quello che è una chiamata di tipo fisico, una notizia, una lettera che arriva da una persona che non si sente da tempo, o magari se fosse anche una questione burocratica è come se fosse una questione che è da tempo che è in sospeso, ma in qualche modo nella seconda parte di maggio arriva a compimento, arriva a soluzione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta di più nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link alla sezione degli abbonamenti, quindi c'è un video che vi spiega di che cosa parla tutta la parte riservata agli abbonati, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di bastoni, un fante di spade, il 4 di denari, la carta dell'appeso, un 10 di denari, un 8 di bastoni, vediamo qual è l'ultima carta. Cavaliere di coppe. Non male. Allora, partiamo con questo 2 di bastoni che mi dice che potreste essere stati o comunque arrivare da una fase di indecisione, mi verrebbe da dire. Quando c'è il 2 di bastoni c'è sempre una volontà, una voglia di andare avanti, magari di fare progetti, magari anche di viaggiare, c'è voglia di espansione, però dall'altro lato c'è anche un forte attaccamento, e anche qui lo rivediamo con questo 4 di pentacoli, alla realtà che già state vivendo. È come se ci fosse una sorta di attaccamento alla zona di comfort. Abbiamo poi anche questo fante di spade e normalmente indica una persona con degli alti ideali. È una persona che ha tante idee, anche geniali molte volte, però è un'energia un po' frufru, nel senso che parla tanto, però conclude poco. Adesso andiamo a vedere se è solo un'onda energetica del prossimo periodo oppure se è proprio una persona intorno a voi. Il 4 di denari, ripeto, mi richiama un po' l'energia di questo 2 di bastoni, è una sorta di attaccamento che state vivendo. C'è anche la carta dell'appeso, quindi probabilmente siete in una fase di autoprotezione dove state rivalutando o valutando in modo diverso certe situazioni o certe relazioni. O magari semplicemente le fasi della vostra vita, mi viene da dire, guardando poi di nuovo il giudizio. Ragazzi, vi devo dire che la seconda parte della lettura è molto bella, ma lo andiamo a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal 2 di bastoni, vediamo cosa vi vogliono dire con questo 2 di bastoni. 5 di bastoni, diavolo e 5 di spade. Allora, tanta confusione. Se fosse una questione lavorativa ci potrebbe essere, vedo come caos per preparare un evento, per preparare una manifestazione, una fiera. È come se ci fossero tante persone in confusione pura che lavorano, che vanno avanti e indietro, che montano cose. Adesso, al di là di questo, che non risuonerà ovviamente per tutti, è come se ci fosse confusione in quello che è
la situazione che state vivendo, quindi probabilmente siete attaccati alla realtà perché sapete già come gestirla, ma non è una realtà che vi renda proprio felici e contenti, però d'altro canto, se guardate al futuro, il futuro comunque è incerto. Avendo un 5 di spade mi dice che non avete neanche voi tanto le idee ben chiare. E il diavolo mi sento di dirvi di stare in guardia a quelle che sono le vie facili, quello che quando vi propongono la via breve c'è sempre un perché, insomma. Mm? Mm. Fate attenzione perché con questo, ragazzi, con questo diavolo il 5 di spade per qualcuno, perché c'è anche il fante di spade, per qualcuno si potrebbe trattare di un sottile controllo che non siete consapevoli di subire. Andiamo a vedere il fante di spade. Mm. Cavaliere di pentacoli, imperatrice, fante di spade nuovamente, 3 di pentacoli, 6 di bastoni e 4 di coppe. Ehm, ragazzi, è come se le idee ci fossero. Allora, se fosse un'altra persona, sento che questa persona è ben intenzionata nel tipo di proposta che magari vi sta facendo, o nel tipo di idee che sta proponendo, insomma. Il punto è che, come vi dicevo già prima, non è concreto. È come se non ci fossero le giuste basi per iniziare questo tipo di collaborazione. E vi dico collaborazione perché abbiamo un 3 di pentacoli e 6 di bastoni, eh. 6 di bastoni tecnicamente è una carta di successo, però è come se ci fosse qualche cosa che è un po' troppo campato in aria. Tante belle idee, ma poca concretezza. Avete sia il Cavaliere di Pentacoli che l'Imperatrice girate al contrario, quindi poca concretezza. Andiamo a vedere il 4 di denari. 6 di denari al contrario. Re di denari e torre. Allora ragazzi, se fosse qualche tipo di progetto dove vi chiedono di investire dei soldi, stabilite un budget. Se proprio ci tenete, stabilite un budget. Cioè io arrivo a dare fino qui, poi basta. Ok? Perché ho come la sensazione, tra il 4 di pentacoli e il 6 di pentacoli al contrario, che sarebbe opportuno oculare bene, scusate, non oculare, controllare in modo oculato le spese. Certe volte voglio parlare più in fretta di quello che la lingua processa, la mente va più veloce di quello che la bocca riesce a esprimere. C'è una torre, quindi certe certezze potrebbero cascare, certe sicurezze, certi equilibri potrebbero anche venir meno, quindi fate attenzione al tipo di collaborazione che ehm, cioè rimanete aperti, con questo non voglio dire di no a tutte le proposte, perché potrebbero anche essere valide, però avendo il Cavaliere di Pentacoli al contrario e il 6 di Pentacoli al contrario, fate attenzione a non farvi sottopagare, a non farvi sottostimare. Ma prima di tutto dovete essere voi a darvi un prezzo, a darvi un valore. Mm? Andiamo a vedere l'appeso. 9 di coppe e 6 di spade. Rivalutate l'idea, appunto, che avete voi di quello che sia per voi l'appagamento, sia a livello monetario sia a livello personale, perché se un lavoro vi dà tanti soldi, ipotesi, ma non vi lascia tempo libero, ecco, forse non è proprio il lavoro dei sogni. Non sento che dobbiate sacrificare qualche cosa, però più semplicemente allontanarvi da certe idee con questo 6 di spade. È come se vi tentassero in questa seconda parte di maggio a fare
un passo o una collaborazione che a voi non ispira proprio tanto, ma un po' come se vi lasciaste convincere. Fate attenzione, ripeto, mettete un budget, mettete un limite. Andiamo a vedere il 10 di denari, perché comunque il 10 di denari è una bellissima carta, ragazzi. Parla di eredità, di soldi che arrivano, di promozioni, di aumenti di stipendio, di unità familiare, di pensionamento, di premi, di aiuti inaspettati. È una carta stupenda, c'è anche un re di coppe e potrebbe proprio essere magari una persona che vi aiuta ad uscire da un periodo, a chiudere un ciclo. Avete 2-10. Andiamo a vedere l'otto di bastoni, perché l'otto di bastoni è una carta di comunicazione, 8 di coppe per l'otto di bastoni. Dicevo, è una carta di comunicazione, di notizia, anche di persone che arrivano. Vi dico così perché poi alla fine della lettura c'è questo cavaliere di coppe. Wow! 8 di coppe e giustizia. Ragazzi, arriva la giustizia divina, arrivano dei contratti, se è quello che state aspettando. C'è come una sorta di risveglio, come vi avevo detto all'inizio con questa carta del giudizio. E a quanto pare arriverà anche un'offerta. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. O potreste anche essere voi che decidiate di... Wow! Mondo e giudizio un'altra volta. Ragazzi, avete giustizia, giudizio, mondo e mago. Quindi tre carte, anche la torre è una carta di cambio cicli. Un po' drastica però, è comunque una carta di cambio. Avete due carte di chiusura ciclo, una carta di inizio ciclo e una carta di regolarizzazioni e qui un reset. Quindi è come se arrivasse in qualche modo la giustizia divina per portarvi l'abbondanza economica, per portarvi l'unità familiare, per darvi la possibilità di iniziare questo nuovo percorso lasciandosi indietro quelli che sono stati i pesi e le responsabilità di cui vi siete sobbarcati fino adesso, ma che non erano vostri. Qui vediamo che c'era qualcuno che parlava tanto e concludeva poco, ma in qualche modo si arriva a una sorta di ribaltone, o meglio, le cose vengono messe in equilibrio grazie alla carta della giustizia. E qui a fine mese, ragazzi, arriva quella telefonata, arriva quella proposta, arriva quell'offerta. È come se avesse la possibilità veramente di chiudere il ciclo, di avere la vostra riscossa, diciamo, la vostra piccola vittoria. Se state aspettando la risposta a questioni legali, ve l'avevo già detto all'inizio forse, arrivano e sono risposte positive, con la carta della giustizia e l'otto di bastoni. Per qualcuno si tratta di un trasferimento, qualcuno sta aspettando probabilmente un trasferimento. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro vi vogliono dire. Wow, carta numero 18. Allora, guardate che caso, anche questa carta parla di chiamate, esattamente come il giudizio che avete due volte. Quindi vi dirò, in questa carta si vede raffigurata come una mano che vi dà un sacchetto pieno, perché è anche legato, c'è un nodo come per dire che quello che c'è dentro non deve uscire, no? Mentre invece vediamo che comunque ci sono tutte queste specie di onde, di vibrazioni che fuoriescono dal sacchetto. Ho un po' come la sensazione che sia ora di sciogliere dei nodi, ragazzi. Sia ora di vedere le cose da un punto di vista più ampio, di capire che certe cose non avete il potere di cambiarle e l'unica cosa che potete fare è cambiare il modo di vivere il passato, potete cambiare le emozioni legate ai ricordi del passato. Questo sì è ancora in vostro potere. C'è bisogno di rilasciare qui. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire che tendenze avranno le energie nel prossimo periodo.
Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione, potete abbonarvi, ogni tipo di supporto per me è importante e difatti io voglio ringraziare tutte le persone che supportano, sostengono il canale, voglio ringraziare anche tutte le persone che si sono già abbonate. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci sentiamo nei prossimi video. Ciao ciao!